Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati su Momiss. Io sono Simona ed oggi andremo a realizzare la bandana che sto indossando, che già avete visto in anteprima. Un accessorio che assolutamente non può mancare quest'estate perché comunque è super di tendenza. Infatti durante il fine settimana sono stata un po' in giro in qualche negozietto e tutti, ma proprio tutti, avevano questo accessorio bellissimo, guarda caso fatto all'uncinetto. Mi piaceva tantissimo, tanto che lo volevo comprare, però ho detto ma scusate, io faccio questo, io li realizzo all'uncinetto, quindi perché non lo faccio io con le mie manine, così condivido questo progetto anche con chi mi segue ed eccoci qui. Il progetto è molto semplice, facile e veloce da realizzare e dà quel tocco in più all'outfit finale. Poi tra l'altro ho utilizzato dei materiali che richiamano un po' un progetto che ho realizzato qualche mese fa e parlo proprio della Cherie Bag. Voi direte ma che c'entra la Cherie? C'entra perché per realizzare la bandana che indosso ho utilizzato ancora una volta il filato drago di Borgo dei Pazzi Firenze. Proprio questo qui lo vedete su una rocca, ma sappiate che lo trovate disponibile in gomitoli da 50 grammi, esattamente lo potete reperire in questo modo. Vi chiederete voi ma che ci fai con la rocca? Questa rocca era un campione, un test che ho fatto tanti mesi fa, direi anche un anno fa ormai. Comunque oltre al filato drago in questa bellissima variante fucsia con lurex oro ho utilizzato anche un filato che un po' ormai tutti conosciamo. Sto parlando del filato Sira nella colorazione numero 8. Si tratta di un filato 70% bambù, 30% seta. Ogni gomitolo è costituito da 50 grammi di filato e più o meno vi sono 150 metri di filato stesso. Li ho utilizzati entrambi, non a caso in questa bellissima variante, appunto perché penso proprio di abbinare l'accessorio che indosso alla bellissima Cherie. Vi ricordo che la borsa è stata lavorata soltanto con il filato drago e poi successivamente irrigidita. Casomai vi lascio il tutorial nella i qui in alto e anche sotto al video nel box informazioni. Dunque per questo progetto è necessario chiaramente un gomitolo di Sira e un gomitolo di drago. Potete reperire questi bellissimi filati made in Italy sullo shop borgodepazzi.com. Se desiderate acquistare i filati in maniera singola vi consiglio di contattare i vari rivenditori che si trovano su tutto il territorio italiano, che appunto rivendono i filati Borgo dei Pazzi Firenze. Per qualsiasi informazione comunque vi invito sempre a contattare direttamente l'azienda al loro numero WhatsApp gratuito. Tutti i contatti utili li trovate come sempre sotto al video nel box informazioni. A questo punto passerei direttamente al tutorial di oggi. Grazie per l'attenzione, mi raccomando iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, sei passato qui per caso, per non perderti le prossime novità, i prossimi progetti super estivi, e seguimi anche sui miei social Facebook, Instagram, TikTok. A questo punto sigla! Parto facendo un anello magico, mi inserisco al centro e prendo i due fili. Blocco intanto con una catenella. All'interno del cerchio sostituisco il primo punto alto con i due punti bassi. Catenella di separazione, di nuovo un punto alto, un altro consecutivo, una catenella di separazione e altri due punti alti. Catenella di separazione, un punto alto. Posso tirare le code dietro e chiudere così l'anello. Continuiamo per la seconda riga, catenella e giro. Nel primo punto alto sostituisco il punto alto con i due punti bassi, catenella di separazione, nella catenella sottostante lavoro 3 punti alti, 2, 3. Catenella di separazione e nello spazio di una catenella che separa i due punti alti vado a ripetere quello che ho fatto prima. 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nello stesso spazio. Catenella di separazione e
nella catenella finale vado a lavorare 3 punti alti. Catenella di separazione e concludo la seconda riga lavorando nell'ultimo punto alto un punto alto, quindi entro, chiudo le prime 2 e poi le altre 2. Procediamo per la terza riga, catenella, giro il mio lavoro, nello stesso punto lavoro un punto alto. Catenella di separazione, entro nello spazio al di sotto e lavoro 3 punti alti. 2, 3. Catenella di separazione, salto il modulo e vado direttamente nella catenella successiva. 1, 2, 3. Catenella di separazione e quando arrivo alla catenella che separa i 2 punti alti ripeto lo stesso aumento. 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Catenella sempre di separazione, c'è sempre spazio successivo, 1, 2, 3. Ok, catenella sempre di separazione e vado nell'ultimo spazio e faccio sempre 3 punti alti. 1, 2 e 3. Catenella di separazione e concludo con un punto alto sull'ultimo punto alto che mi rimane. Questo è lo schema che dobbiamo ripetere per tutte le righe finché non raggiungiamo le dimensioni desiderate. Rivediamolo per l'ultima volta e poi possiamo continuare da sole. Quindi punto basso su punto basso e mi alzo a punto alto. Questa è la quarta riga, catenella di separazione immancabile. Entro nel primo spazietto disponibile e faccio 3 punti. 2, 3. Catenella sempre di separazione, spazietto successivo. 1, 2, 3. Catenella di separazione, spazietto successivo, 3 punti alti. 1, 2, 3. Catenella sempre di separazione, adesso siamo proprio alla punta e lì ripetiamo lo stesso aumento, quindi 1 e 2 consecutivi nello stesso spazio, una catenella di separazione e sempre nello stesso spazio altri 2 punti alti. Poi catenella, spazio successivo, 3 punti alti. Catenella di separazione, 3 punti alti. Catenella di separazione, ultimo spazio, 3 punti alti. Super semplice e veloce. Concludiamo sempre con una catenella e l'ultimo punto alto. Catenella e siamo pronti per ripartire con la quinta riga. Questo sarà il risultato, raggiungerò le dimensioni che mi occorrono, non è necessario fare chissà quale tipo di lavorazione, il punto granny va benissimo anche perché sto utilizzando insomma dei bellissimi filati che fanno tutto loro, c'è contrasto, è sfumato, è sbrilluccicoso, insomma verrà sicuramente qualcosa di particolare anche se stiamo lavorando un punto granny normalissimo. Bene, righe totali 14, abbiamo queste misure esattamente, un'altezza da 21 cm, una larghezza da
44,5. Ogni lato invece misura 30 cm. Possiamo andare avanti andando a realizzare il primo laccetto. Dal punto in cui mi trovo andrò a lavorare esattamente 51 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 51esima catenella. A partire dalla seconda vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 50 punti bassi. 4, 5, 6, 7, 49, 50esima ed ultima catenella. Adesso vi sono tutte le righe nonché i punti alti. Andremo a lavorare per ciascun punto alto 2 punti bassi, quindi 2 punti bassi per ciascuna riga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ultimo punto basso. Nel primo punto alto vado a fare un punto bassissimo e da qui faccio partire 51 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 51esima catenella. E a partire dalla seconda vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella per un totale di 50 punti bassi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50esima ed ultima catenella. Una volta fatto questo andiamo a lavorare un punto basso dove abbiamo fatto il punto bassissimo, un punto basso nella catenella di separazione, un punto basso nei prossimi 3 punti, un punto basso nella catenella di separazione e andremo a lavorare un punto basso in ciascun punto granny al di sotto, quindi il blocco da 3 punti alti, e in ciascuna catenella di separazione. 1, 2, 3. Sono quasi all'angolo dove avevamo lavorato i 2 punti alti, la catenella e i 2 punti alti. Andremo a lavorare esattamente in questo modo: un punto basso nei prossimi 2 punti. Nella catenella accentuiamo l'angolo, facciamo un punto basso, un secondo punto basso, una catenella e altri 2 punti bassi. Poi continuiamo lavorando un punto basso nei prossimi 2 punti alti, catenella, un punto basso, gruppo di 3 punti alti, un punto basso su ciascuno. 2, 3. Sono quasi alla fine, faccio un punto basso nell'ultima catenella di separazione, poi stacco il filo, sfilo, mi aiuto con un ago e mi inserisco esattamente nella catenella avviata per il laccetto, così vado a sostituire il punto alto e non ho punti in più. Perfetto, non c'è alcun scalino, nessuna cosa antiestetica, non mi rimane che andare a nascondere i fili in eccesso tra i punti.
E la nostra bandana è così pronta, bella che rifinita, molto estiva, da sfoggiare sicuramente o al mare o durante delle lunghe passeggiate, sia fuori città che in città stessa. Rivediamo quanto misura, siamo a 45 cm e mezzo per un'altezza da 22,5. Ovviamente col giro di rifinitura abbiamo acquisito qualche centimetro, ogni lato è da 32 cm, poco fa era da 30. I laccetti invece misurano più o meno, dico più o meno perché dovrei stirarli per bene, ma comunque siamo a 28 cm e mezzo. Non vi rimane che realizzarlo o per voi stessi o per i più piccini. Insomma, è sicuramente un accessorio che in quest'estate non può sicuramente mancare perché è molto molto di tendenza. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che questo bellissimo accessorio vi sia piaciuto. Fatemi sapere la vostra con un commento, lasciate anche un bel pollice all'insù di supporto. Se volete realizzare lo stesso progetto utilizzando gli stessi materiali, vi ricordo che li trovate sullo shop borgodepazzi.com e se desiderate acquistarli in maniera singola potete rivolgervi a uno dei vari rivenditori che si trovano su tutto il territorio italiano, ma non solo, anche all'estero. Per qualsiasi dubbio o informazione potete contattare direttamente il numero WhatsApp gratuito di Borgo dei Pazzi Firenze. Vi lascio tutti i contatti utili sotto a questo video nel box informazioni. Vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia. Fatemi sapere se proverete a replicare il progetto. Se lo fate, mi raccomando, inviatemi le vostre foto, taggatemi sui post, sulle vostre storie, così non mi sfuggirà nulla. Ti ricordo di iscriverti al canale se sei passato qui per caso, di attivare la campanellina personalizzandola su tutto, in questo modo non ti perderai i prossimi progetti super estivi. Vi aspetto anche sui miei social. Grazie per l'attenzione, alla prossima, un bacino a tutti!